Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà di ottobre 2023. Uh, Amici dei gemelli, abbiamo la carta della morte. Periodo di trasformazione, di cambiamenti, di alleggerimenti, direi anche, perché quando c'è la morte normalmente si taglia con qualche cosa del passato eh, per andare verso il futuro. È la carta della rinascita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi, la trovate scritta anche qui ed è anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 6 di bastoni, la carta del mondo, vi ricordo ragazzi che le letture generali possono risuonare sia per il lavoro che per le situazioni familiari o affettive, romantiche, ok? Allora, abbiamo poi una regina di pentacoli, un re di spade, la carta della forza, il sole e la regina di spade, re e regina di spade. Ragazzi, con il mondo c'è un compimento, come l'idea che qui ci sia stato un qualche tipo di risultato, di cambiamento, di traguardo raggiunto, ed è di quello secondo me che parla la morte, nel senso che è come se ottobre fosse nella fase di rinascita. Tenete presente che il mondo è sempre una carta di cambi positivi. C'è però questa regina di denari al contrario. Mm, Ho come la sensazione che manchi una certa sicurezza, mi verrebbe da dire. Magari inerente a questo nuovo risultato raggiunto. Tenete presente che il mondo parla anche di trasferimenti, di allontanamenti, di viaggi in posti lontani, quindi magari se è un qualche cosa che è tanto al di fuori delle vostre corde, potrebbe esserci questo genere di preoccupazione inerente su come gestire la situazione. Abbiamo anche il re di spade qui, potrebbe rappresentare una persona o un'attitudine. Lo andiamo a vedere poi con i mini tarocchi, così come anche queste carte. Ripartiamo dall'inizio. Vediamo cosa riesco a dirvi di più specifico. Allora, abbiamo un 6 di bastoni che è spiegato dal cavaliere di spade e dalla luna. Ho come l'idea che qui si tratti di un distanziamento da qualcuno, come se ci fosse o la paura che qualcuno scappi, o può essere che abbiate paura che questo risultato vi scappi. Ecco anche probabilmente perché è la regina di pentacoli. Andiamo a vedere il mondo. Mm. Ragazzi, c'è un nuovo inizio. C'è
La carta del matto indica sempre nuove avventure, nuovi inizi. Tra l'altro, queste sono due carte che indicano i bambini. Qui avete anche il sole e qui avete il 10 di pentacoli che, diciamo, normalmente rappresenta la famiglia allargata piuttosto che i contratti di lunga data. Adesso ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Però qui ho come una sensazione di paura che qualche cosa scappi e invece qua inizia qualche cosa di più concreto. Probabilmente queste paure ve le portate dietro da situazioni passate o da qualche cosa che è già successo in passato inerente a questa situazione, a questa relazione. Però andiamo a vedere la regina di Pentacoli. Ragazzi, l'inizio di ottobre ci sarà un cambio, un nuovo inizio, perché questa è una carta numero 21, una carta di chiusura cicli, questa è una carta, e anche il 10, essendo un 10, è una carta di chiusura cicli, e poi c'è lo 0, che è una carta di inizio. Allora, la regina di denari è spiegata dal 6 di pentacoli e dalla carta del giudizio. Fortemente potreste ricevere notizie da qualcuno del passato. Ragazzi, per qualcuno potrebbero essere notizie di tipo burocratico, di tipo commerciale, di tipo... Mi parlano di pubblicità, magari per qualcuno risuona. Però è come se ci fosse la necessità di vedere le cose da un altro punto di vista, da un punto di vista più ampio. Andiamo a vedere il Re di Spade. 3 di spade. E 9 di pentacoli. Allora, ragazzi, se fosse un lavoro... Se fosse un lavoro, vi dico... ho come la sensazione che potrebbe esserci un aumento di ruolo, un premio, un aumento di stipendio, un contratto migliore, però è comunque un lavoro, un contratto che vi vincola, che è un contratto di tipo dipendente, diciamo, ok? Più che tra collaboratori. Però vedendo questo 3 di spade è come se non fosse esattamente quello che volete voi. Diversamente, se non è una questione di lavoro, qui ho come la sensazione che questo Re di spade potrebbe essere una persona che in qualche modo blocca la vostra espansione, blocca la vostra indipendenza, blocca il vostro flusso monetario, anche mi verrebbe da dire. Per qualcuno potrebbe esserci qualche eredità in mezzo. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un fante di spade e la giustizia al contrario. Quando c'è la giustizia al contrario, ragazzi, si parla di normalmente una rottura di qualche accordo, di qualche contratto. Però ho come la sensazione che non vogliate, perché le carte da qui in avanti sono tutte teste in giù. Quindi ho come la sensazione che non vogliate lasciare qualche tipo di questione. Può anche essere, ragazzi, se c'era quella questione di eredità piuttosto che di... potrebbe esserci qualche incastro, diciamo, con la burocrazia, avendo la giustizia al contrario. Perché poi effettivamente abbiamo anche il sole al contrario. Andiamo a vederlo. 6 di coppe e 6 di spade al contrario. Allora ragazzi, sì che potrebbe essere una questione di tipo familiare, sì che potrebbe esserci questa eredità di mezzo, questo lascito, questa divisione potrebbe anche
fa riferimento appunto a una divisione monetaria, una divisione dei compiti, se fosse per esempio una questione lavorativa. Però c'è qualche cosa qui anche tra parenti, potrebbe essere tra cugini, tra fratelli, qualcosa che riguarda il passato e che è necessario lasciarsi indietro. Perché c'è comunque questo tre di spade, come se ci fosse una ferita ancora aperta. Qui vi ricordo che avete la morte e anche il re di spade è quella persona che taglia quello che non serve più per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi. Avete bisogno con questa regina di spade al contrario di fare una sorta di programma di espansione piuttosto che, come vi dicevo prima, cercate di guardare nel lungo periodo in maniera più ampia in quelli che potrebbero essere magari i risvolti della situazione o le conseguenze. Andiamo a vedere la regina di spade. Abbiamo un 4 di bastoni, nonostante tutto, asso di bastoni, 5 di coppe e la sacerdotessa. Guardate, in realtà comunque avendo questo 4 di bastoni c'è una certa stabilità, una certa serenità di fondo. Avete ancora un po' paura di pentirvi di fare certi movimenti, quindi fondamentalmente le carte come se vi dicessero prendete tempo, non agite, non fate niente, fondamentalmente. Probabilmente siete in questa fase di passaggio. La morte non necessariamente deve essere sempre una carta che porta sofferenza. Voi ce l'avete anche un po' qui col 3 di spade, ma se per esempio state cambiando sede lavorativa e magari dovrete cambiare colleghi, può anche far riferimento alla sofferenza che potreste trovare lasciando appunto indietro i vostri colleghi, ecco. Non necessariamente deve essere un tradimento, ok? Riguarda la sofferenza un po' più in generale. Ehm, e qui io sento che è come se andrete a far parte di un altro gruppo. Può essere che ci siano delle questioni burocratiche ancora da definire, però tutto sommato, ragazzi, diciamo godetevi il processo, state a guardare, diventate osservatori con la carta della luna. Andiamo a vedere Osho che cos'altro vi consiglia. Possibilità. Wow, e questa è di nuovo la carta del mondo. Il completamento. Scusate. Ragazzi, io sento che siete vicini, se non lo avete già raggiunto. Siete vicini ad un risultato, ad un completamento, a una sorta di serenità, però vi dovete anche dare la possibilità. Questa carta nello specifico vi dice di guardare le cose dall'alto, di guardare l'insieme delle cose, che è un po' quello che sento. Scusate. Che è quello che un po' sento con la carta del giudizio anche. È come se vi dicessero apritevi al cambiamento, apritevi a quanto di buono può arrivare, apritevi anche alla flessibilità, ok? Perché anche quella è un tema fondamentale. Molte volte il re di spade, quando, o comunque le figure di spade quando sono girate al dritto, parlano di troppa rigidità. Regole, programmi, progetti, troppe cose che devono essere seguite alla lettera. E qui con la regina di spade al contrario magari vi dicono cercate di essere un po' più flessibili. Allora, andiamo a vedere ancora due fatine. Allora, la prima parla di manifestazione, quindi è un po' come se vi dicessero di focalizzare bene quello che voi volete manifestare e di aver ben chiaro che cosa volete manifestare. Adesso, quando ce l'avete chiaro, scrivetelo su un foglio, perché lo scrivere, il mettere su carta, è il primo passo per la legge di manifestazione. E poi abbiamo questa carta che parla dell'inverno, quindi anche questa carta parla di manifestazione. Io ho come la sensazione che qui manifesterete qualche cosa entro la fine dell'inverno, ragazzi. L'importante, vi ricordano le fatine, è che queste manifestazioni, questi desideri, insomma, siano per il più alto bene di tutti.
non solo per il vostro, ok? Bene, amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, eventualmente se avete piacere potete iscrivervi o condividere. Per quello che riguarda la sezione degli abbonamenti, se non ritrovate il pulsante abbonati nella schermata principale del canale, potete entrare in qualsiasi video e abbonarvi da lì. Nei video degli abbonamenti parlo di temi di metafisica, ed è una diciamo una specie di scuola per aiutarvi a capire come lavorare con l'energia. Mentre il percorso individuale che sto proponendo è un percorso basato sulle credenze limitanti, quindi, ehm, diciamo è cucito sulla persona, però è una parte di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!